cellule eucariotiche possono formare organismi complessi. Il nostro corpo, ad esempio, è costituito da miliardi di cellule. Come riescono a lavorare insieme? Organizzandosi. Una strategia efficace è riunire cellule simili per formare un tessuto. L'esempio più immediato è la nostra pelle, che funziona come una barriera resistente. Le sue cellule sono specializzate nell'aderire strettamente le une alle altre. Sono un tipo di tessuto epiteliale. Molto diffuso all'interno del nostro corpo è il tessuto connettivo, che ha il ruolo di riempire gli spazi e sostenere gli altri tessuti. È formato da cellule chiamate fibroblasti. La loro specialità è produrre proteine, in particolare il collagene, da riversare fuori dalle cellule. Funzionano un po' come la malta tra i mattoni di un muro. Un tipo speciale di tessuto connettivo è il tessuto osseo. Le molecole di collagene in questo caso sono ulteriormente cementate tra di loro grazie ai sali minerali, in particolare il calcio. Anche il sangue, seppure liquido, è un tipo di tessuto connettivo. Ci sono poi il tessuto muscolare e quello nervoso, di cui parleremo meglio nei prossimi video. Più tessuti diversi si combinano per formare gli organi. Ad esempio, nel fegato troviamo un tessuto epiteliale di rivestimento, le cellule proprie del fegato che chiamiamo epatociti e il tessuto connettivo che si infila tra un epatocita e l'altro. Più organi che collaborano ad uno stesso obiettivo formano gli apparati. Ad esempio, l'apparato digerente comprende fegato, stomaco e intestino. Tutti gli apparati insieme formano il corpo umano. Un sistema così complesso ha bisogno di molta coordinazione. Serve cioè un efficiente scambio di informazioni. Le cellule non possono parlarsi o scriversi come facciamo noi, ma comunicano tra di loro grazie alla chimica delle molecole. Niente paura, i meccanismi molecolari sono davvero complessi, ma i principi di base sono molto intuitivi. Vediamone alcuni insieme. Quando una cellula deve inviare messaggi, può rilasciare speciali molecole all'esterno. Queste molecole messaggio non sono lette ovunque, ma solo ad indirizzi precisi, cioè dalle cellule bersaglio, dove si trova il loro recettore. Che cos'è un recettore? È un'altra molecola, di solito una proteina, con una forma che si adatta perfettamente a quella della molecola messaggio. Bastano piccole differenze nella forma del messaggio o del recettore che il riconoscimento non avviene più. È il principio chiave serratura. Anche se le chiavi sembrano tutte uguali, ognuna riconosce soltanto la sua serratura. Nelle cellule, quando il messaggio si lega al suo recettore, possono succedere tantissime cose diverse. Può aprirsi o chiudersi un passaggio, può staccarsi una parte del recettore, può cambiare la sua forma. Le molecole messaggio possono percorrere spazi molto brevi, ad esempio arrivando alla cellula vicina, oppure diffondersi in tutto il corpo, usando il sangue come mezzo di trasporto. Ogni cellula può sia inviare che ricevere con precisione moltissimi messaggi diversi contemporaneamente. Riassumendo, le cellule negli organismi pluricellulari sono altamente organizzate. Cellule con funzioni simili si associano per formare i tessuti. Le cellule possono inviare e ricevere messaggi attraverso speciali molecole. I messaggi vengono letti in modo corretto grazie al riconoscimento messaggio-recettore.